Lezione 1. Strategia di mercato. Dobbiamo avviare un'analisi completa della concorrenza per valutare efficacemente i recenti cambiamenti del mercato. È un ottimo piano. Vogliamo rimanere all'avanguardia rispetto alla concorrenza durante questo trimestre fiscale volatile. Ho notato che il nostro principale concorrente ha recentemente incrementato in modo significativo la propria presenza sui social media. La loro nuova iniziativa di packaging sostenibile sta suscitando grande interesse, soprattutto tra i consumatori più giovani. È controverso se le loro affermazioni ambientali siano supportate da dati trasparenti o se si tratti semplicemente di un'abile strategia di marketing. A prescindere dalla verità, dobbiamo garantire che il nostro marchio rimanga rilevante e continui a offrire un valore superiore. Delegherò il compito di raccolta dati al team di ricerca junior entro la fine del pomeriggio. Prenderete in considerazione anche la possibilità di indagare sulla loro recente acquisizione di quella piccola azienda di sviluppo software? In effetti, tale acquisizione suggerisce che si stiano preparando a integrare l'intelligenza artificiale nel loro servizio clienti. Non dobbiamo rimanere indietro nell'innovazione tecnologica se vogliamo mantenere la nostra attuale quota di mercato. Intendo elaborare una proposta strategica che delinei la nostra risposta a queste nuove sfide industriali. La tua capacità di anticipare le mosse dei nostri concorrenti è una delle tue doti professionali più notevoli. Ho notato che un'attenta osservazione spesso rivela le sottili intenzioni che si celano dietro le azioni pubbliche di una grande azienda. Vi aiuterò fornendovi i bilanci più recenti dei nostri concorrenti secondari a scopo di confronto. Sarà di inestimabile valore, poiché abbiamo bisogno di una visione olistica dell'intero contesto prima di presentare il progetto al consiglio di amministrazione. Sono certo che il nostro approccio proattivo produrrà risultati positivi per i nostri azionisti nei prossimi mesi. Dobbiamo rimanere vigili e flessibili, poiché il ritmo del commercio globale continua ad accelerare rapidamente. Organizzerò i nostri risultati in una presentazione chiara e concisa per la nostra riunione di martedì mattina. Attendo con interesse di poter esaminare la versione finale una volta che avrete sintetizzato i dati più importanti. Lezione 2. I social network. È perfettamente normale provare un senso di esitazione quando si entra in una stanza piena di professionisti sconosciuti. Ho diversi obiettivi di carriera, ma come dovrei approcciare le persone e iniziare una conversazione senza sentirmi a disagio? Dovresti iniziare con una presentazione cortese e magari porre una domanda sui loro progetti professionali attuali. Si sta diffondendo la convinzione che per avere successo sia necessario avere un discorso di presentazione perfettamente preparato. Si dà molta importanza a discorsi di questo tipo, ma credo che un interesse genuino e autentico per gli altri sia di gran lunga più efficace. È oggetto di dibattito se durante questi eventi sia opportuno discutere di interessi personali o attenersi rigorosamente ad argomenti professionali. Credo che trovare punti in comune al di fuori dell'ambiente lavorativo contribuisca spesso a costruire un rapporto professionale più solido e duraturo. Cercherò di trovare persone che condividano la mia passione per la sostenibilità ambientale e l'etica aziendale. Si tratta di un'ottima strategia, poiché i valori condivisi forniscono un punto di partenza naturale per un dialogo costruttivo. Come posso concludere con eleganza una conversazione una volta che ha raggiunto un punto di interruzione naturale? Potete ringraziarli per il tempo che vi hanno dedicato ed esprimere il desiderio di ricontattarli tramite una piattaforma digitale professionale. Prima dell'inizio della sessione principale di networking di questa sera, mi eserciterò nella mia presentazione con i colleghi. La fiducia in se stessi è un'abilità che migliora con la pratica,
quindi non scoraggiatevi se all'inizio avete qualche esitazione. Trovo i tuoi consigli molto pratici e hanno ridotto significativamente il mio livello di ansia sociale. Sono lieto di potervi aiutare, poiché la padronanza delle buone maniere è importante quanto i risultati accademici. Manterrò un linguaggio del corpo aperto e un'espressione amichevole per apparire più accessibile agli altri. Questo ti aiuterà sicuramente ad apparire sicuro di te, anche se interiormente ti senti un po' insicuro. Sono pronto per iniziare la sessione e mettere in pratica le tecniche di cui abbiamo parlato oggi. Ti auguro buona fortuna, sono certo che oggi stringerai molti contatti preziosi. Lezione 3. Percorsi di carriera. Dovremmo esaminare i tuoi interessi personali per determinare quale percorso professionale ti darebbe maggiore soddisfazione. Mi piacciono molte attività diverse, ma trovo difficile scegliere un unico percorso per i miei studi universitari. Potresti prenderti cura degli animali e diventare un veterinario, oppure, se ti piace cucinare, potresti diventare uno chef professionista. Si registra un crescente interesse per i lavori verdi incentrati sulle energie rinnovabili e sul ripristino ecologico. Si dà molta importanza alle carriere nel settore tecnologico, ma molti ruoli professionali rimangono altamente controversi e sottovalutati. Credo che ogni professione contribuisca in modo unico alla stabilità e alla prosperità della nostra società. Vi fornirò un elenco di opportunità di tirocinio che vi permetteranno di affiancare professionisti in diversi settori. Credi che una persona debba dare priorità alla propria passione rispetto alla possibilità di un elevato guadagno economico? Si tratta di un equilibrio delicato, tuttavia. Una carriera in linea con i propri valori solitamente porta a una maggiore felicità a lungo termine. Intendo approfondire i requisiti formativi necessari per diventare ricercatore scientifico nel campo della biologia marina. La tua curiosità per il mondo naturale suggerisce che una carriera scientifica sarebbe una scelta molto appropriata. Approfondirò anche l'arte culinaria, poiché trovo che il processo di preparazione del cibo sia molto meditativo. Trovo che avere molteplici interessi permetta di essere più adattabili in un mercato del lavoro globale in continua evoluzione. La prossima settimana parteciperò alla Fiera delle Professioni per parlare con i rappresentanti del college comunitario locale. Si tratta di un passo proattivo che vi aiuterà a raccogliere le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole. Vi ringrazio per la vostra guida. Grazie a lei la prospettiva di scegliere una carriera mi sembra molto più gestibile. È mia responsabilità professionale aiutarvi ad affrontare queste importanti transizioni di vita con chiarezza e sicurezza. Stasera discuterò di queste opzioni con i miei genitori per capire quale, secondo loro, sia la soluzione migliore per me. Attendo con interesse il nostro prossimo incontro, durante il quale potremo affinare le tue scelte sulla base delle tue ulteriori ricerche. Lezione 4. I costi dell'istruzione. Il crescente onere finanziario a carico degli studenti universitari sta diventando una fonte di seria preoccupazione per la nostra economia nazionale. Alcuni programmi richiederanno una media di voti pari ad A e le tasse universitarie sono aumentate negli ultimi anni, poiché i governi hanno trasferito maggiore responsabilità al singolo individuo. Questo cambiamento nei modelli di finanziamento ha dato origine a un acceso dibattito sull'accessibilità di un'istruzione di qualità per tutti i cittadini. L'idea di conseguire una laurea online suscita grande interesse come alternativa più economica all'apprendimento tradizionale in presenza. È un tema di grande attualità discutere se la qualità dell'istruzione digitale sia paragonabile a quella dell'insegnamento in presenza.
Credo che il prestigio di un'istituzione determini ancora in larga misura il valore percepito di una laurea universitaria. Preparerò una relazione per la Commissione legislativa sull'impatto dell'elevato debito studentesco sulla proprietà immobiliare. Ritieni che le aziende dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo nel sovvenzionare la formazione dei loro futuri dipendenti? Alcune collaborazioni tra aziende e imprese si sono rivelate vincenti, ma spesso sollevano dubbi sull'indipendenza della ricerca accademica. Analizzerò i dati provenienti da altre nazioni che offrono istruzione superiore gratuita o fortemente sovvenzionata ai propri cittadini. La vostra analisi comparativa fornirà una prospettiva quanto mai necessaria su modalità alternative di finanziamento del nostro sistema educativo. Ritengo che la disparità nelle opportunità educative sia una delle questioni sociali più urgenti del nostro tempo. Dobbiamo garantire che il potenziale di uno studente non sia limitato dalla condizione economica o dal contesto familiare. Stasera finalizzerò i grafici statistici in modo che siano pronti per la conferenza sull'equità nell'istruzione. Eccellente! Fornirò studi di caso qualitativi che mettano in luce le difficoltà personali degli studenti nei corsi di laurea, con tasse universitarie elevate. Grazie. Disporre sia di dati che di testimonianze personali renderà la nostra argomentazione molto più convincente per i responsabili politici. Il nostro obiettivo è promuovere un sistema che premi il merito e l'impegno, piuttosto che il privilegio finanziario. Sono convinto che la nostra ricerca contribuirà a un dibattito pubblico più informato su questa questione cruciale. Condivido la sua fiducia, una popolazione ben istruita è il fondamento di una società prospera e innovativa. Lezione 5. Attività al parco. È una giornata magnifica per trascorrere del tempo all'aria aperta. Stavo pensando di fare una visita al parco centrale della città questo pomeriggio. Quali attività possiamo svolgere lì? Possiamo fare un picnic, passeggiare, praticare vari sport o semplicemente leggere. Attualmente si parla molto delle nuove sessioni di yoga all'aperto che si tengono vicino alla fontana. Ritengo che la crescente attenzione al benessere negli ambienti urbani sia uno sviluppo molto positivo per la comunità. È controverso se sia opportuno consentire lo svolgimento di eventi commerciali nei parchi pubblici durante il fine settimana. Credo che, a patto che gli eventi siano inclusivi e non danneggino l'ambiente, contribuiscano al fascino della città. Porterò il mio frisbee e una coperta comoda così potremo goderci il sole per qualche ora. Ho intenzione di preparare dei panini gourmet e una selezione di frutta fresca per il nostro pranzo al sacco. Sembra un'ottima aggiunta ai nostri programmi, porterò anche dell'acqua frizzante fresca. Sai se il roseto è ancora in piena fioritura in questo periodo dell'estate? Credo di sì, l'associazione locale di giardinaggio ha detto che i fiori sono eccezionalmente vivaci quest'anno. Porterò con me la mia macchina fotografica di alta qualità per scattare alcune foto del paesaggio e della fauna selvatica. Trovo che il parco offra un rifugio necessario dal rumore e dal movimento costante della nostra vita quotidiana. Vi raggiungerò all'ingresso principale tra 30 minuti, non appena avrò finito di preparare il rinfresco. È una soluzione perfetta. Mi assicurerò di avere il permesso di parcheggio per l'area con posti a sedere riservati. Non vedo l'ora di trascorrere una giornata rilassante immerso nella natura, senza dover lasciare l'area metropolitana. Sono d'accordo. È un privilegio avere uno spazio verde così vasto a poca distanza dal nostro quartiere residenziale. Ci vediamo tra poco. Per favore, non dimenticate di proteggervi dal sole perché l'indice di calore è piuttosto elevato oggi.
Terrò sicuramente presente questo suggerimento. Non vedo l'ora di trascorrere un pomeriggio tranquillo e produttivo con voi. Lezione 6. Apprezzamento culturale. Il nostro recente viaggio attraverso il continente mi ha offerto una prospettiva completamente nuova sulla cittadinanza globale. In che modo questa esperienza ha influenzato la tua visione delle diverse culture? Mi ha fatto apprezzare la diversità delle tradizioni umane. Ho notato che, nonostante le nostre differenze linguistiche, i valori fondamentali dell'ospitalità e della gentilezza sono universali. Il volontariato turistico è oggetto di grande clamore, ma è controverso se questi viaggi offrano effettivamente benefici a lungo termine. Mentre il dibattito continua, credo che i legami personali che abbiamo instaurato avranno un impatto duraturo sulla nostra visione del mondo. Un tema di grande attualità nelle scienze sociali riguarda l'importanza dell'empatia culturale nella risoluzione dei conflitti internazionali. Provvederò a documentare le nostre conversazioni con i leader della comunità locale per condividerle con il nostro gruppo di studio universitario. Credi che vivere in un ambiente straniero per un periodo prolungato sia il modo migliore per imparare una nuova lingua? È senza dubbio il metodo più coinvolgente, poiché obbliga a comunicare in una varietà di situazioni quotidiane. Continuerò a praticare le usanze locali che ho imparato, come la tradizionale cerimonia del tè, qui a casa. Mantenere vivo il legame con le culture che visitiamo è un ottimo modo per preservare la nostra crescita personale. Trovo che viaggiare metta in discussione le nostre idee preconcette e ci costringa a confrontarci con i nostri pregiudizi culturali. È un'esperienza che ci insegna l'umiltà e ci ricorda quanto ancora dobbiamo imparare sul mondo che ci circonda. Inizierò a pianificare la nostra prossima spedizione non appena avremo avuto la possibilità di riposarci e rielaborare i ricordi di queste ultime avventure. Vi aiuterò a ricercare regioni che di solito non si trovano nelle guide turistiche più comuni. Grazie, non vedo l'ora di esplorare luoghi che offrono un'esperienza culturale più autentica e meno commercializzata. Sono certo che i nostri viaggi futuri continueranno ad arricchire le nostre vite e ad ampliare i nostri orizzonti intellettuali. Nutro una profonda gratitudine per l'opportunità di aver potuto partecipare a un progetto così significativo. Condivido il tuo pensiero. Sono queste esperienze che definiscono veramente la nostra comprensione dell'esperienza umana nel suo complesso. Lezione 7. Musica edificante. Ho scoperto che la giusta selezione musicale può modificare radicalmente il mio stato emotivo dopo una giornata di lavoro impegnativa. Sono d'accordo, la musica ha un potere curativo unico. Qual è una canzone che ti migliora una brutta giornata? Per me, un classico brano soul degli anni 60 trasmette sempre un immediato senso di conforto e gioia. Si sta diffondendo sempre più l'interesse per i ritmi a bassa fedeltà come metodo per migliorare la concentrazione e ridurre lo stress psicologico. Si dà molta importanza alle ultime hip hop, ma trovo che spesso manchino della profondità emotiva dei classici del passato. È controverso se la produzione digitale moderna abbia sminuito l'anima e l'autenticità dell'industria musicale. Credo che, sebbene la tecnologia abbia cambiato il suono, l'essenziale connessione umana rimanga la stessa. Creerò una playlist personalizzata di canzoni che mi mettano di buon umore da ascoltare durante il tragitto mattutino per andare al lavoro. È un'idea fantastica. Ti aiuterà a iniziare la giornata lavorativa con una mentalità positiva e concentrata. Credi che certe frequenze musicali possano effettivamente avere un effetto curativo sul corpo umano? Alcuni ricercatori stanno studiando l'utilizzo della terapia del suono, sebbene la comunità scientifica rimanga piuttosto divisa sull'argomento.
Cercherò alcune composizioni classiche scritte appositamente per evocare un senso di pace e tranquillità. Trovo che la complessità di un arrangiamento sinfonico offra un ricco arazzo che la mente può esplorare e rilassare. Acquisterò questo disco di una nuova artista locale nota per i suoi testi poetici e il suo stile acustico. Sostenere i musicisti locali è un ottimo modo per garantire che la cultura creativa della nostra città continui a prosperare. Sono curioso di conoscere la tua opinione sulla musica elettronica sperimentale più recente, che sta diventando molto popolare ultimamente. Lo trovo intrigante, anche se richiede un tipo di ascolto molto diverso dai generi tradizionali che di solito preferisco. Porterò le mie cuffie al nostro prossimo incontro, così potremo scambiarci alcune delle nostre scoperte più interessanti degli ultimi tempi. Non vedo l'ora. Sono sempre entusiasta di ampliare la mia collezione musicale con i vostri consigli di alta qualità. Lezione 8. Prenotare a Londra. Buon pomeriggio, ho capito che si sta preparando per un importante viaggio internazionale nel Regno Unito. Ciao, sto organizzando il mio viaggio a Londra. Potresti aiutarmi a prenotare una camera d'albergo e a pianificare il mio itinerario? Sarò lieto di aiutarvi, cercate un hotel di lusso tradizionale o qualcosa di più moderno e centrale. Gli hotel boutique dell'East End, noti per il loro design di interni artistico, sono oggetto di grande attenzione. È una zona di tendenza, sebbene alcuni viaggiatori la trovino un po' controversa a causa del rumore della vivace vita notturna. Preferirei una posizione che offra un facile accesso a monumenti storici come la Torre di Londra. Cercherò una struttura affidabile nella zona di Westminster che offra sia comfort che fascino storico. Mi aiuteresti anche ad acquistare i biglietti per uno spettacolo teatrale nel famoso quartiere del West End? Certo, posso assicurarti posti di prima categoria per gli spettacoli più richiesti se prenotiamo questa settimana. Ciò che più mi attrae è la storia della città, in particolare l'architettura vittoriana e georgiana. Organizzerò un tour a piedi privato incentrato sull'evoluzione architettonica della città negli ultimi 3 secoli. Pensi che 5 giorni siano sufficienti per vedere le principali attrazioni della città? È un buon punto di partenza, anche se Londra è così vasta che si potrebbe trascorrere una vita intera esplorando negli angoli nascosti. Definirò le date del mio viaggio stasera e vi invierò la conferma ufficiale via email. Ottimo, ti fornirò anche informazioni sui modi più efficienti per utilizzare il sistema di trasporto pubblico. Sono molto emozionato per questo viaggio. Visitare la capitale britannica è sempre stato il mio sogno. È una città davvero straordinaria che offre qualcosa per ogni tipo di viaggiatore, a prescindere dai suoi interessi personali. Grazie per la vostra assistenza professionale. Ha reso il processo di pianificazione molto più piacevole e meno stressante. Sarà un piacere per me assicurarmi che la vostra prima visita a Londra sia un'esperienza memorabile e perfettamente organizzata. Lezione 9. Strumenti culinari. Un set di lame di alta qualità è l'investimento più importante per chiunque prenda sul serio l'arte culinaria. Sono rimasto impressionato da questi coltelli. Sono affilati e facili da usare. Sembra fantastico. Dove li hai presi? Questi utensili sono forgiati a mano in una piccola officina che produce strumenti professionali da oltre 2 secoli. Attualmente si parla molto dei coltelli in ceramica, ma ho sentito dire che possono essere piuttosto fragili se cadono.
È un argomento controverso tra gli chef, sebbene la ceramica sia affilata. L'acciaio ad alto tenore di carbonio tradizionale rimane lo standard del settore. Una tendenza emergente nel mondo della cucina casalinga è la cucina minimalista, in cui si possiedono solo pochi utensili di altissima qualità. Credo che questo sia un approccio di gran lunga migliore rispetto al possedere decine di strumenti economici che non funzionano in modo efficace. Acquisterò un coltello da chef da 8 pollici e un coltello spelucchino più piccolo per iniziare la mia collezione professionale. Dovresti anche prendere in considerazione una pietra per affilare di alta qualità per mantenere il filo delle tue lame a casa. Mi insegneresti la tecnica corretta per tagliare le verdure a cubetti senza rischiare di farmi male in cucina? Sarei lieto di offrirti una lezione privata. Sicurezza e precisione sono i fondamenti di una buona cucina. Trovo che utilizzare gli strumenti giusti renda il processo di preparazione di un pasto molto più efficiente e piacevole. In effetti, una lama smussata è più pericolosa di una affilata perché richiede più forza ed è più soggetta a scivolare. Cercherò inoltre un tagliere di legno robusto che non danneggi la superficie di questi pregiati strumenti. È una decisione saggia. I taglieri in acero o noce con venatura di testa sono le scelte migliori per preservare il filo del coltello. Non vedo l'ora di iniziare a mettere in pratica le mie nuove competenze e di creare piatti più sofisticati per i miei ospiti a cena. Trovo che la gioia di cucinare aumenti notevolmente quando si ha fiducia negli strumenti che si utilizzano. Tratterò questi oggetti con la massima cura e mi assicurerò che vengano puliti e asciugati a mano dopo ogni utilizzo. Quel livello di rispetto per le proprie attrezzature è proprio ciò che distingue un cuoco professionista da un dilettante. Lezione 10. Storia vera. Dobbiamo assicurarci che la nostra ricerca si basi su fonti primarie per evitare i comuni fraintendimenti della storia popolare. Sono d'accordo, molte persone preferiscono i miti e i fatti noiosi, ma la storia è ciò che è realmente accaduto, la storia è la vita vera. La realtà del passato è spesso molto più complessa e affascinante delle versioni semplificate che si trovano nei libri di testo. Si sta diffondendo un crescente interesse per la microstoria, che esamina le vite di individui comuni anziché concentrarsi esclusivamente su re e guerre. La narrativa storica gode di grande popolarità, sebbene sia controversa quando, per esigenze drammatiche, oscura la verità dei fatti. Credo che comprendere le vere lotte dei nostri antenati ci offra una prospettiva più profonda sul nostro tempo. Trascorrerò il pomeriggio a esaminare le lettere originali dei diplomatici del XIX secolo che stiamo studiando. Ritieni possibile che uno storico possa essere completamente obiettivo nell'interpretare gli eventi del passato? Si tratta di una sfida continua, tuttavia, dobbiamo sforzarci di ridurre al minimo i nostri pregiudizi personali e seguire le prove a nostra disposizione. Organizzerò le fotografie d'archivio in ordine cronologico per la nostra prossima mostra pubblica. La tua attenzione ai dettagli garantisce che la narrazione che presentiamo al pubblico sia al contempo accurata e coinvolgente. Trovo che l'odore polveroso della pergamena antica renda la storia molto più tangibile e immediata ai miei occhi. Tenere tra le mani un documento scritto da una persona vissuta centinaia di anni fa è un'esperienza profondamente toccante. Preparerò una sintesi delle condizioni economiche che hanno portato alle riforme sociali dell'inizio del XX secolo. Questo sarà un elemento cruciale della nostra ricerca, poiché la necessità economica è spesso il principale motore del cambiamento politico. Sono grato per l'opportunità di lavorare a questo progetto. Ha approfondito il mio apprezzamento per il metodo storico.
È fondamentale preservare l'integrità della nostra memoria collettiva per evitare di ripetere gli errori del passato. Domani mattina continuerò la ricerca dei documenti del censimento mancanti nell'edificio dell'archivio regionale. Vi auguro successo nella vostra ricerca. Riportare alla luce un fatto dimenticato è una delle più grandi soddisfazioni della nostra professione. Lezione 11. Comunità attive. Credo che dobbiamo ripensare il nostro approccio allo sviluppo urbano nel centro storico. Abbiamo ottenuto i risultati migliori quando abbiamo considerato la comunità non come un'entità statica da contrastare e contenere, ma come un partecipante attivo alla crescita. Si tratta di una prospettiva profonda, poiché la pianificazione tradizionale spesso considera i residenti come ostacoli anziché come partner. Nel dibattito urbano contemporaneo, il modello della città dei 15 minuti sta suscitando notevole interesse. La questione è controversa tra alcuni imprenditori, che temono che la riduzione dell'accesso veicolare possa diminuire i loro ricavi. Tuttavia, i dati di tendenza suggeriscono che le zone a misura di pedone in realtà aumentano il coinvolgimento economico locale. Organizzerò un forum pubblico per raccogliere dati qualitativi dagli abitanti del luogo. Ritenete che il crowdsourcing digitale sia un metodo efficace per coinvolgere le generazioni più giovani in queste decisioni? È uno strumento utile, ma dobbiamo assicurarci di non emarginare coloro che hanno meno dimestichezza con la tecnologia. Elaborerò una proposta per un progetto di murales a guida comunitaria al fine di migliorare il valore estetico della piazza centrale. Ciò favorirà un senso di appartenenza e di orgoglio tra i residenti, elemento essenziale per la stabilità sociale. Dovremmo inoltre dare priorità alla creazione di spazi verdi che favoriscano le interazioni sociali spontanee. Ho notato che i quartieri di maggior successo sono quelli in cui le persone sentono un autentico legame con l'ambiente circostante. Mi coordinerò con il Dipartimento dei Trasporti per discutere la realizzazione di marciapiedi più ampi. Ottimo, preparerò una relazione su come le comunità attive contribuiscono a ridurre l'isolamento urbano. Sono convinto che la nostra strategia inclusiva porterà a una città più dinamica e resiliente per tutti. In effetti, una città che ascolta i suoi abitanti è una città destinata a durare per molte generazioni. Definirò l'ordine del giorno della riunione stasera, in modo da poter presentare queste idee al sindaco domani. Attendo con interesse questa discussione, poiché è giunto il momento di adottare un approccio al nostro lavoro più dinamico e incentrato sulla persona. Lezione 12. La gentilezza globale. Ho riflettuto sulle varie interazioni che abbiamo avuto con i residenti locali da quando siamo arrivati in questo paese. Ovunque abbia vissuto o viaggiato, sono sempre stato trattato con la massima gentilezza da persone di ogni ceto sociale. È incoraggiante constatare che la benevolenza trascende lo status socio-economico e i confini culturali. I media parlano molto delle divisioni globali, ma la mia esperienza personale suggerisce una realtà ben diversa. Affermare che gli esseri umani siano intrinsecamente buoni è un'affermazione controversa, eppure le prove raccolte durante i nostri viaggi sembrano avvalorare tale tesi. Trovo che la tendenza a concentrarsi sulle notizie negative spesso metta in secondo piano i gesti quotidiani di compassione compiuti da persone comuni. Nel mio prossimo blog di viaggi documenterò alcuni di questi incontri positivi, al fine di offrire una prospettiva più equilibrata. Credi che l'atteggiamento di un viaggiatore influenzi il tipo di accoglienza che riceve dalla popolazione locale? Assolutamente. Un atteggiamento rispettoso e aperto di solito suscita una risposta calorosa e ospitale negli altri.
Non dimenticherò mai l'anziano signore che ha percorso a piedi diversi isolati solo per assicurarsi che trovassimo la stazione ferroviaria giusta. Tali atti di altruismo e di guida sono una testimonianza dello spirito duraturo di cooperazione ed empatia umana. Trovo che questi piccoli momenti di connessione siano più preziosi di qualsiasi monumento o museo che visitiamo. Sono pienamente d'accordo. Il popolo è la vera anima di ogni nazione e il punto culminante di qualsiasi spedizione internazionale. Mi impegnerò a mantenere questo spirito di gentilezza quando tornerò nella mia comunità e interagirò con i visitatori. È un obiettivo meraviglioso, poiché l'ospitalità è una virtù che dovrebbe essere praticata universalmente e senza pregiudizi. Sono grato per l'opportunità di aver potuto assistere a una generosità così diffusa durante il nostro soggiorno all'estero. Condivido la tua gratitudine. Ha profondamente cambiato la mia prospettiva sulla natura della nostra famiglia umana globale. Per stasera finirò di prendere appunti e mi preparerò per la partenza di domani mattina verso la provincia settentrionale. Sono certo che ritroveremo lo stesso calore umano continuando la nostra esplorazione di questa splendida regione. Lezione 13. Disponibilità a viaggiare. Questa posizione richiede una notevole mobilità, poiché i nostri clienti si trovano in diversi centri internazionali. Sei disponibile a viaggiare? Assolutamente sì, mi piace esplorare nuovi posti e adattarmi a diversi ambienti professionali. È un'ottima cosa, dato che il lavoro spesso implica operare in fusi orari diversi con pochissimo preavviso. Ritengo che la crescente domanda di consulenti internazionali richieda un elevato livello di flessibilità e intelligenza culturale. Si dà molta importanza al lato glamour del business internazionale, ma questo può essere controverso a causa dell'esaurimento fisico che comporta. Sono pienamente consapevole delle difficoltà e ho sviluppato una routine disciplinata per gestire la mia salute durante i viaggi. Verificherò le referenze per confermare la sua esperienza nella gestione di progetti in diverse aree geografiche. Ritieni che l'interazione faccia a faccia sia ancora essenziale in un'era dominata dalla comunicazione digitale? Infatti, costruire un rapporto di fiducia con i partner internazionali spesso richiede una presenza fisica che una videochiamata non può replicare. Mi assicurerò che i miei documenti di viaggio siano sempre aggiornati per evitare eventuali ritardi logistici per l'azienda. Il tuo approccio proattivo ai requisiti amministrativi è una qualità che apprezziamo molto nei nostri consulenti. Ritengo che sperimentare in prima persona diverse culture aziendali fornisca una comprensione più approfondita delle tendenze del mercato globale. Sono d'accordo. Un consulente che comprende il contesto locale è molto più efficace di uno che si basa esclusivamente sui dati. Attendo con impazienza le vostre ulteriori istruzioni in merito alla prossima fase del processo di selezione per questo ruolo. Vi contatterò entro la fine della settimana per discutere la valutazione tecnica e una possibile data di inizio. Sono molto entusiasta all'idea di poter entrare a far parte del vostro team e contribuire alle vostre attività a livello globale. Cerchiamo persone in grado di rappresentare l'azienda con professionalità e integrità in tutto il mondo. Sono convinto che le mie competenze e la mia passione per il lavoro internazionale mi rendano un candidato ideale. Apprezzo la tua sincerità di oggi. È stato un piacere conoscere meglio le tue aspirazioni e le tue esperienze professionali. Lezione 14. Ruoli familiari. È affascinante osservare come i ruoli familiari siano rimasti relativamente invariati anche in età adulta. Mio fratello minore è il più piccolo della famiglia. Credo che lo viziamo tutti più del dovuto.
È vero. Anche se è piuttosto carismatico e spesso usa la sua posizione per evitare la sua giusta parte di lavori. Sono in corso ricerche sulla teoria dell'ordine di nascita e su come questa influenzi i tratti della personalità dei fratelli. Si dà molta importanza al concetto di sindrome del figlio di mezzo, ma lo trovo un argomento controverso tra gli psicologi. Credo che i nostri genitori fossero molto più permissivi con lui di quanto lo fossero con noi quando avevamo la sua età. Gli ricorderò che ormai è abbastanza grande per dare una mano a ripulire dopo questa grande riunione di famiglia. Credi che essere il figlio maggiore ti abbia conferito un maggiore senso di responsabilità nella tua carriera? È probabile, ho sempre sentito il bisogno di dare un buon esempio a entrambi in tutto ciò che faccio. Cercherò di essere più fermo con lui riguardo ai suoi doveri scolastici durante il prossimo semestre. Ciò sarebbe vantaggioso per il suo sviluppo, poiché ha bisogno di imparare il valore del lavoro disciplinato e indipendente. Trovo interessante come i nostri diversi ruoli all'interno della famiglia abbiano plasmato le nostre prospettive uniche sul mondo. Nonostante le nostre differenze, il legame che ci unisce è l'elemento più stabile e di sostegno nella nostra vita. Andrò a incoraggiarlo ad aiutare nostro padre con il barbecue prima che arrivino gli altri ospiti. È un piano sensato, un po' di responsabilità non farà certo male al suo status di beniamino della famiglia. Sono contento che abbiamo avuto questa conversazione. È importante riflettere su queste dinamiche di tanto in tanto. Sono d'accordo, comprendere il nostro passato è la chiave per mantenere relazioni sane e di supporto in futuro. Ci vediamo a tavola tra poco. Credo che la portata principale sia quasi pronta per essere servita a tutti. Non vedo l'ora, non c'è niente di più piacevole di un pomeriggio tranquillo trascorso con i propri parenti più cari. Lezione 15. Nuove acconciature. Devo dire che il tuo nuovo look è davvero notevole, si discosta parecchio dal tuo stile precedente. Sì, mi piace sperimentare nuove acconciature. È divertente e mi fa risparmiare rispetto a cambiamenti di look più costosi. È impressionante come un semplice cambiamento nel proprio aspetto possa alterare completamente la propria immagine, sia professionale che personale. Attualmente sui social media è di gran moda il fenomeno delle tecniche di bellezza fai da te e della cura dei capelli. È controverso se le persone debbano tentare procedure complesse a casa senza formazione e strumenti professionali. Trovo che imparare a gestire i miei capelli da sola mi dia un senso di soddisfazione creativa e di indipendenza finanziaria. Oggi prenderò in considerazione un taglio più moderno, dato che ho mantenuto lo stesso look per diversi anni. Ritieni che l'acconciatura di una persona debba attenersi rigorosamente alle norme tradizionali del proprio settore professionale? Sebbene alcuni settori rimangano conservatori, si osserva una crescente tendenza ad accettare espressioni più diverse e personali. Ti aiuterò a scegliere uno stile che valorizzi i tuoi lineamenti e che sia al contempo appropriato per il tuo ambiente di lavoro. Apprezzo i tuoi consigli, dato che hai un occhio molto attento all'equilibrio estetico e alle tendenze contemporanee. Trovo che cambiare acconciatura spesso segnali l'inizio di una nuova fase o di un progetto personale nella mia vita. È un modo simbolico per rinnovare la propria prospettiva e rafforzare la fiducia in se stessi prima di un evento importante della vita. Acquisterò dei prodotti biologici di alta qualità per assicurarmi che i miei capelli rimangano sani nonostante le frequenti acconciature. Si tratta di un investimento saggio, poiché la salute dei capelli è importante quanto l'aspetto estetico.
Sono curiosa di vedere la tua trasformazione, sono certa che un nuovo look ti donerà molto. Ora mi accomoda sulla sedia dello stilista. Sono piuttosto ottimista riguardo alla possibilità di apportare un piccolo cambiamento oggi. La aspetterò nella sala d'attesa. Ho diverse riviste da leggere mentre termina la sua visita. Attendo con impazienza di conoscere la tua sincera opinione sul risultato una volta che lo stilista avrà terminato il suo lavoro. Lezione 16. Comunicazione di squadra. L'attuale carico di lavoro è senza precedenti e sono preoccupato per il rischio di esaurimento professionale tra i nostri collaboratori più giovani. Devo comunicare in modo efficace con il mio team per gestire eventuali situazioni urgenti e mantenere un elevato livello di produttività. Ho constatato che una comunicazione chiara previene la diffusione di informazioni errate durante una crisi aziendale. Si parla molto di trasparenza radicale nella leadership, sebbene rimanga una pratica gestionale controversa. Credo che fornire al team il contesto necessario li aiuti a comprendere l'importanza dei loro compiti individuali. Introdurrò un briefing quotidiano di 10 minuti per garantire che tutti siano allineati con i nostri obiettivi principali della giornata. Questa è un'ottima strategia. La brevità e la frequenza sono spesso più efficaci di riunioni lunghe e poco frequenti. Ritieni che le piattaforme di messaggistica digitale abbiano migliorato o ostacolato la nostra capacità di fornire istruzioni chiare? Sebbene offrano velocità, spesso mancano delle sfumature di una conversazione faccia a faccia, il che può portare a potenziali malintesi. Incoraggerò i miei subordinati a utilizzare le chiamate vocali per qualsiasi questione che richieda una spiegazione dettagliata o delicata. La vostra attenzione all'aspetto umano della gestione è il motivo per cui il vostro dipartimento ottiene costantemente risultati così eccellenti. Ho constatato che un team che si sente ascoltato e rispettato ha molte più probabilità di rimanere fedele anche nei periodi difficili. Dobbiamo inoltre stabilire un protocollo per la gestione dei problemi che non possono essere risolti immediatamente, a livello dipartimentale. Provvederò a redigere un diagramma di flusso che illustri la gerarchia del processo decisionale per il nostro prossimo progetto su larga scala. Ottimo. Esaminerò il documento per assicurarmi che si integri perfettamente con le nostre politiche aziendali esistenti. Sono convinto che il nostro approccio collaborativo ci aiuterà ad affrontare queste sfide senza compromettere i nostri standard. Condivido la tua fiducia, una leadership efficace si fonda su una comunicazione chiara e sulla fiducia reciproca. Ora rientro nel mio ufficio per iniziare il briefing pomeridiano con i miei coordinatori senior e i miei assistenti. Vi prego di tenermi informato su eventuali sviluppi significativi che potrebbero richiedere il mio intervento, personale o risorse aggiuntive. Lezione 17. Stabilire dei limiti. Ultimamente trovo sempre più difficile separare le mie responsabilità professionali dalla mia vita privata. Mi sto impegnando a stabilire dei limiti e a rispettare una tabella di marcia per assicurarmi di rimanere produttivo e in salute. Si tratta di una disciplina necessaria, poiché la mancanza di un ufficio fisico può portare a uno stato di lavoro perenne. Si parla molto della cultura dell'iperattività, che è piuttosto controversa per il suo impatto sulla salute mentale. Trovo che la tendenza attuale a concentrarsi sull'integrazione tra vita lavorativa e vita privata sia spesso solo un modo educato per descrivere il lavorare più ore. Credo che disattivare tutte le notifiche professionali dopo le 6 di sera sia essenziale per la mia guarigione. Cercherò di designare un'area specifica della mia abitazione come spazio di lavoro dedicato, in modo da creare una barriera mentale.
Trovi che seguire una routine mattutina rigorosa ti aiuti a entrare più efficacemente nella mentalità professionale? In effetti, vestirmi in modo professionale anche quando lavoro da remoto mi aiuta a mantenere un senso di disciplina. Utilizzerò un timer digitale per assicurarmi di fare delle pause regolari dallo schermo del computer ogni ora. Si tratta di un'abitudine salutare che previene l'affaticamento fisico e mantiene la lucidità mentale durante tutta la giornata. Ho notato che la mia creatività aumenta significativamente quando mi concedo del tempo per dedicarmi ad attività non lavorative. Dobbiamo ricordare che siamo molto più dei nostri risultati professionali, il nostro benessere personale è la nostra risorsa più preziosa. Stasera finalizzerò la mia agenda settimanale e mi assicurerò di riservare del tempo per l'attività fisica e la lettura. Le tue capacità organizzative sono ammirevoli, cercherò di emulare il tuo approccio strutturato per gestire meglio il mio tempo. Sarò lieto di condividere con voi i miei modelli, qualora riteniate che possano esservi utili per la vostra organizzazione personale. Lo apprezzerei moltissimo. Sono determinato a riappropriarmi del mio tempo personale e a migliorare la qualità della mia vita in generale. Sono certo che con un po' di disciplina e dei limiti ben definiti, ti sentirai molto più equilibrato e soddisfatto. Non vedo l'ora di apportare questi cambiamenti. Grazie per avermi offerto oggi una prospettiva così pratica e incoraggiante. Lezione 18. Amministrazione d'ufficio. Sono ansioso di apprendere i protocolli amministrativi specifici che garantiscono il funzionamento impeccabile di questo dipartimento ogni giorno. Su ogni postazione di lavoro sono presenti penne e matite. La segretaria annota tutte le chiamate in arrivo su un blocco note. Noto che si attribuisce grande importanza al mantenimento di una documentazione tangibile di tutte le comunicazioni professionali quotidiane. Sebbene gli strumenti digitali siano decantati per la loro efficienza, è controverso se siano altrettanto affidabili di un registro cartaceo. Si sta diffondendo la tendenza verso gli uffici senza carta. Tuttavia molti documenti legali richiedono ancora una firma autografa. Credo che una combinazione di metodi digitali e tradizionali fornisca il sistema organizzativo più solido. Mi assicurerò di rifornire le scorte di cancelleria ogni lunedì mattina per evitare qualsiasi interruzione del nostro flusso di lavoro. Sarai responsabile dell'organizzazione degli archivi fisici che si trovano nel deposito sotterraneo? Sono felice di assumermi questa responsabilità. Trovo che il processo di catalogazione dei documenti storici sia molto gratificante. Vi consegnerò la chiave dell'armadio di sicurezza dove conserviamo i documenti del personale più riservati. Comprendo che il mantenimento della riservatezza sia l'aspetto più critico dei nostri ruoli amministrativi in questa azienda. Trovo che una scrivania ordinata sia il riflesso di una mente ordinata e porti a una giornata lavorativa molto più efficiente. Sono pienamente d'accordo. Prenderò l'abitudine di riordinare la mia postazione di lavoro prima di lasciare l'ufficio ogni sera. Vi mostrerò come utilizzare lo scanner ad alta capacità, così da poter iniziare a digitalizzare i vecchi documenti dei clienti. Sarà un progetto impegnativo, ma migliorerà sicuramente l'accessibilità delle nostre informazioni in futuro. Sono soddisfatto dei progressi che hai fatto finora. Hai un approccio molto professionale e meticoloso al tuo lavoro. Grazie. Mi impegno a sostenere il team e a garantire che il nostro ufficio rimanga un modello di eccellenza amministrativa. Vi lascio terminare la distribuzione della posta mattutina mentre io partecipo al briefing per i dirigenti al terzo piano. Completerò il compito tempestivamente e poi procederò al progetto di archiviazione, come discusso stamattina.
Lezione 19. Sicurezza di rete. Il recente aumento degli attacchi informatici a livello globale impone un approccio molto più aggressivo alle nostre difese digitali. Esattamente. E non dimentichiamoci di proteggere anche la nostra rete Wi-Fi, poiché spesso rappresenta il punto di accesso più vulnerabile. Ho notato che molti dipendenti continuano a utilizzare password deboli nonostante le nostre ripetute sessioni di formazione sulla sicurezza. Si parla molto dell'autenticazione a più fattori, che si sta affermando come il nuovo standard per la sicurezza aziendale. La procedura è controversa tra alcuni membri dello staff, che ritengono che i passaggi aggiuntivi rappresentino un ostacolo alla loro produttività quotidiana. Tuttavia, il costo di una singola violazione dei dati è di gran lunga superiore al piccolo inconveniente di un processo di accesso sicuro. Entro la fine di questa settimana lavorativa, implementerò un aggiornamento obbligatorio delle password per l'intero dipartimento. Ritieni che l'intelligenza artificiale sarà in grado, in futuro, di prevedere e prevenire le minacce informatiche in tempo reale? Alcuni ricercatori sono ottimisti, ma altri temono che gli hacker utilizzeranno l'intelligenza artificiale anche per creare attacchi più sofisticati. Effettuerò una valutazione delle vulnerabilità su tutti i nostri punti di accesso remoto per assicurarmi che non vi siano punti deboli nascosti. La tua competenza tecnica nell'architettura di rete è una risorsa fondamentale per la tutela della proprietà intellettuale della nostra azienda. Ritengo che rimanere aggiornati sui più recenti protocolli di sicurezza sia una parte continua ma necessaria della nostra professione. Dobbiamo inoltre educare i nostri clienti su come proteggere le proprie informazioni personali quando utilizzano i nostri portali digitali pubblici. Preparerò una newsletter di avviso sulla sicurezza che spiegherà in un linguaggio semplice i segnali più comuni di un tentativo di phishing. Si tratta di un passo proattivo che ridurrà significativamente il rischio di un attacco di ingegneria sociale andato a buon fine ai danni dei nostri utenti. Sono determinato a garantire che la nostra rete rimanga una fortezza contro qualsiasi accesso non autorizzato, sia esterno che interno. Condivido la tua determinazione. Un ambiente digitale sicuro è il fondamento della fiducia nel nostro mondo moderno e interconnesso. Completerò la configurazione del firewall stasera ed eseguirò una serie di test di penetrazione per verificare le nuove regole di sicurezza. Ottimo. Terrò d'occhio i registri di sistema per rilevare eventuali attività insolite mentre esegui questi aggiornamenti tecnici critici. Lezione 20. Definizione dei piani. Abbiamo finalmente raggiunto un consenso sulla destinazione per la nostra festa di gruppo nel Mediterraneo. Ottimo. Una volta definite le date, puoi iniziare a prenotare l'alloggio e a cercare le opzioni di volo locali. Ho trovato diverse ville che offrono una piscina privata e si trovano a breve distanza dalle spiagge locali. Attualmente c'è grande interesse per il turismo eco-compatibile in quella particolare regione costiera del mondo. È un argomento di grande attualità discutere di come possiamo ridurre al minimo la nostra impronta di carbonio, mentre viaggiamo all'estero. È controverso se il turismo ecologico possa davvero compensare l'impatto ambientale di un volo a lungo raggio. Proporrò di contribuire a un progetto locale di riforestazione come modo per compensare l'impatto dei nostri spostamenti. Si tratta di un'iniziativa davvero lodevole che sono certo il resto del gruppo sarà lieto di sostenere. Creerò un foglio di calcolo condiviso in cui tutti potranno inserire i dettagli del proprio volo e le proprie preferenze alimentari. Ritenete che dovremmo ingaggiare una guida locale per aiutarci a esplorare i luoghi di interesse storico della zona? In effetti, una guida fornisce un livello di contesto storico e di conoscenza del luogo che una guida turistica semplicemente non può offrire.
Provvederò a verificare la disponibilità del servizio di catering specializzato in cucina regionale tradizionale per la nostra cena principale. La vostra attenzione agli aspetti culinari del viaggio renderà senza dubbio la celebrazione ancora più memorabile, per tutti. Trovo che un itinerario ben pianificato ci permetta di rilassarci e goderci l'esperienza senza stress logistico. Dobbiamo assicurarci di avere un piano flessibile che consenta un'esplorazione spontanea dei villaggi locali. Invierò un messaggio di conferma definitivo all'intero gruppo una volta che le prenotazioni principali saranno confermate. Ottimo. Mi occuperò della gestione del budget condiviso e mi assicurerò che tutti i versamenti vengano effettuati puntualmente. Non vedo l'ora di fare questo viaggio, sarà il modo perfetto per celebrare insieme un'occasione così speciale. Sono pienamente d'accordo. Un viaggio di gruppo riuscito è il risultato di un'attenta pianificazione e di un condiviso spirito di avventura. Lezione 21. Serenità mattutina. Ho notato che la mia produttività aumenta significativamente quando dedico la prima ora della giornata alla riflessione silenziosa. Sembra rilassante, tuttavia, di solito io lo faccio di fretta perché sento la pressione delle scadenze imminenti. È importante iniziare la giornata in tranquillità per mantenere la lucidità mentale per tutto il giorno. Sui social media si parla molto della tendenza della routine mattutina, ma trovo difficile metterla in pratica. Sebbene sia un argomento di tendenza, i vantaggi di evitare le distrazioni digitali al risveglio sono considerevoli e concreti. È controverso se svegliarsi alle 5 del mattino sia davvero necessario per raggiungere alti livelli di successo professionale. Credo che il tempo preciso sia meno importante della qualità della quiete che si coltiva prima di iniziare a lavorare. Mi consiglia di evitare di controllare la corrispondenza professionale fino a quando non sarò arrivato in ufficio? Infatti, permettere alla mente di risvegliarsi senza pressioni esterne può prevenire l'insorgere dell'ansia mattutina. Domani proverò a svegliarmi 30 minuti prima per godermi una colazione in silenzio, senza il cellulare. Potreste scoprire che la mancanza di urgenza vi permette di completare i compiti successivi in modo più efficiente. Ho notato che quando vado di fretta, spesso commetto piccoli errori amministrativi che poi richiedono più tempo per essere corretti. È un'esperienza comune, la fretta è spesso nemica della precisione nel nostro ambito professionale. Sono curioso di sapere se anche tu includi l'esercizio fisico o la meditazione nella tua routine mattutina. Preferisco un breve periodo di meditazione seguito dalla lettura di un libro che non abbia nulla a che fare con il nostro settore attuale. Terrò sicuramente in considerazione il tuo consiglio. Una transizione più tranquilla verso la giornata lavorativa mi sembra molto allettante. Si tratta di un processo graduale, ma l'impatto a lungo termine sul tuo benessere generale sarà innegabilmente positivo. Inizierò mettendo il telefono in un'altra stanza stasera, così non sarò tentato di prenderlo in mano. Questo è un ottimo primo passo per riappropriarsi della propria mattinata e migliorare la concentrazione per la giornata a venire. Lezione 22. Preparazione medica. Capisco che lei sia nervosa riguardo alla procedura, ma il personale medico qui è altamente qualificato. Prima dell'intervento, mia madre verrà con me per assicurarsi che io abbia il supporto emotivo di cui ho bisogno. È una decisione molto saggia. Avere una persona familiare nelle vicinanze può ridurre significativamente il livello di stress. Domani, appena arriveremo in clinica, le infermiere mi misureranno la temperatura e controlleranno i miei parametri vitali.
Attualmente si parla molto della chirurgia robotica, che è la tecnica che il vostro chirurgo utilizzerà. Sebbene sia di tendenza per la sua precisione, rimane ancora controversa tra alcuni pazienti che preferiscono un approccio tradizionale. Ho esaminato i tassi di successo di questa specifica tecnologia e, in questa struttura, risultano notevolmente elevati. Devo osservare un digiuno di 12 ore prima dell'intervento per garantire che non si verifichino complicazioni con l'anestesia. È fondamentale seguire scrupolosamente queste istruzioni per garantire la propria sicurezza durante l'intero processo medico. Sono preoccupato per la durata del periodo di convalescenza e per quanto tempo non potrò tornare al lavoro. Il medico ha detto che dovresti essere in grado di riprendere le tue normali attività entro 10-14 giorni. Userò quel tempo per riposarmi come si deve e per recuperare la lettura dei libri che avevo in programma. Sarò lieto di portarti dei pasti sani e tutti i libri di cui avrai bisogno durante la tua convalescenza a casa. La sua gentilezza è molto apprezzata, poiché l'idea di rimanere immobile mi risulta piuttosto frustrante. Nelle prossime settimane, la priorità assoluta per garantire una completa guarigione sarà il tuo recupero fisico. Chiamerò la compagnia assicurativa questo pomeriggio per definire gli ultimi dettagli relativi alla copertura della procedura. Si tratta di una misura amministrativa sensata da adottare per evitare problemi finanziari in seguito. Ora che abbiamo discusso degli aspetti logistici ed emotivi dell'intervento, mi sento più preparata. Sono fiducioso che tutto procederà senza intoppi e che ti sentirai molto meglio a breve. Lezione 23. Soluzioni graduali. La conferenza di oggi sul futuro della cooperazione internazionale è stata davvero molto stimolante, non è vero? In effetti, ho apprezzato l'osservazione del professore secondo cui l'armonia globale non è un ideale vuoto, ma una sfida che ci è stata posta. Questa sfida verrà risolta gradualmente attraverso un impegno costante, piuttosto che con una singola e improvvisa trasformazione. Si parla molto della convinzione che la tecnologia da sola possa risolvere i nostri problemi umanitari più urgenti. È controverso se l'intelligenza artificiale possa davvero affrontare problemi che sono radicati nella natura umana. Credo che la tendenza attuale a concentrarsi su soluzioni a breve termine ci distragga spesso dalla necessità di un cambiamento sistemico e a lungo termine. Dobbiamo riconoscere che i progressi spesso avvengono a piccoli passi, difficili da osservare in tempo reale. Credi che le azioni individuali possano davvero contribuire alla risoluzione di problemi globali di tale portata? Ogni movimento significativo nella storia è iniziato con le azioni congiunte di individui che si sono impegnati per una causa. Trovo difficile rimanere ottimista quando il ciclo di notizie è dominato da storie di conflitti e stagnazione. È utile ricordare che anche i problemi più complessi della storia sono stati alla fine risolti grazie alla perseveranza. Nella mia tesi mi concentrerò sulle strategie diplomatiche che in passato hanno impedito con successo i conflitti regionali. Si tratta di un approccio costruttivo. Analizzare i successi passati può fornire un utile modello per affrontare le difficoltà attuali. Mi chiedo come possiamo incoraggiare le giovani generazioni a considerare la cittadinanza globale come una responsabilità personale. L'istruzione è lo strumento principale per promuovere l'empatia e il senso di connessione con il resto del mondo. Cercherò di integrare prospettive più diversificate nei miei studi per ampliare la mia comprensione di queste problematiche.
Una prospettiva ampia è essenziale per chiunque desideri contribuire in modo significativo al progresso della nostra società globale. Sono contento di aver avuto questa discussione. Mi ha dato una prospettiva molto più concreta sul futuro. Condivido il tuo pensiero. Affrontare queste questioni difficili è il primo passo per trovare soluzioni pratiche e durature. Lezione 24. Programmi per il fine settimana. Siamo quasi alla fine della settimana lavorativa e le previsioni del tempo per i prossimi 2 giorni sembrano piuttosto favorevoli. Ehi, hai già fatto programmi per il weekend? Io sto ancora valutando le opzioni per sabato e domenica. Non ancora, perché? Hai in mente qualcosa che potrebbe interessare a entrambi? Attualmente si parla molto della nuova mostra d'arte appena inaugurata alla Galleria Nazionale in centro città. Ho sentito dire che si tratta di un evento molto di tendenza, con la partecipazione di diversi artisti contemporanei provenienti da tutto il continente. È un'opera alquanto controversa a causa della natura astratta delle installazioni, ma sono molto curioso di vederla. Trovo che fruire di opere d'arte controverse sia spesso più stimolante dal punto di vista intellettuale rispetto alla visione di opere più tradizionali. Ti piacerebbe venire con me sabato mattina, prima che la folla diventi troppo numerosa e opprimente? Sarei lieto di unirmi a voi, magari potremmo poi pranzare insieme in quel nuovo bistrò qui vicino. Sembra un'ottima idea. Prenoterò per assicurarci un tavolo. Intendi dedicare il resto della domenica alla preparazione della presentazione di lunedì mattina? Preferisco completare i miei preparativi professionali il venerdì sera, in modo da potermi godere un'intera giornata di riposo. Si tratta di un approccio molto disciplinato che probabilmente dovrei cercare di adottare anch'io per conciliare meglio vita lavorativa e vita privata. Ho notato che sono molto più creativo e concentrato quando mi concedo una pausa totale dai pensieri legati al lavoro. Sono d'accordo. La nostra produttività è spesso migliorata dalla qualità del tempo libero che ci concediamo durante il fine settimana. Ti invierò un messaggio con l'orario e il luogo precisi della mostra non appena avrò controllato il programma. Ottimo. Farò in modo di essere puntuale così da poter sfruttare al massimo il tempo a nostra disposizione per esplorare la galleria insieme. Non vedo l'ora. Sarà un piacevole cambiamento rispetto al nostro solito ambiente professionale. Anch'io la penso allo stesso modo. Una dose di cultura e un pranzo piacevole sono proprio quello che mi serve per concludere questa settimana. Lezione 25. Connessione affidabile. Sono lieto di constatare che l'infrastruttura tecnica di questa nuova struttura è all'avanguardia come promesso nella brochure. La connessione è veloce e affidabile per le tue attività che richiedono un elevato utilizzo di dati? Ho bisogno di essere sicuro che la mia videochiamata non venga interrotta. Sì, il Wi-Fi qui è eccellente. È notevolmente più veloce del servizio che utilizzavamo nella nostra precedente abitazione. C'è molta attesa per la transizione alla tecnologia wireless di quinta generazione nei centri direzionali urbani come questo. Nonostante la sua velocità stia attirando l'attenzione, il posizionamento delle torri di rete rimane un argomento controverso nella politica locale. Credo che una connessione internet stabile sia ormai essenziale per un'azienda quanto l'elettricità o l'acqua corrente. Prima di iniziare il trasferimento dei file riservati del cliente, eseguirò un controllo di sicurezza finale sulla rete privata. Ritieni che la velocità della rete influisca direttamente sulla tua soddisfazione professionale complessiva durante la giornata? Assolutamente. Subire ritardi tecnici può essere incredibilmente frustrante quando si lavora con scadenze così rigide.
Informerò la direzione che siamo molto soddisfatti delle attuali dotazioni tecnologiche di questo spazio di lavoro. È un'ottima idea. Il feedback positivo è spesso altrettanto importante quanto la segnalazione dei problemi quando si verificano. Trovo che l'affidabilità degli strumenti che utilizziamo ci permetta di concentrarci interamente sulla qualità del nostro lavoro creativo. Infatti, quando la tecnologia funziona senza intoppi, diventa quasi invisibile, consentendo un flusso di lavoro più naturale. Inizierò ora la mia teleconferenza, fiducioso che il segnale rimarrà forte per tutta la durata della presentazione. Continuerò le mie ricerche. Vi prego di farmi sapere se riscontrate fluttuazioni inaspettate nella velocità di connessione. Apprezzo il vostro supporto tecnico, mi dà molta tranquillità mentre presento al consiglio di amministrazione. È mia responsabilità garantire che il nostro ambiente digitale sia ottimizzato per il nostro successo collettivo, oggi. Sono certo che questa sarà una delle nostre sessioni più produttive da quando ci siamo trasferiti in questo centro professionale. Condivido il tuo ottimismo. Disporre degli strumenti giusti e di un ambiente affidabile è la base per un lavoro di alta qualità.